E allora, ciao a tutti, è passato un po' di tempo, ma finalmente siamo arrivati al nostro quarto step. Come vi avevo anticipato, quest'oggi parleremo di sottili differenze che esistono tra sogni lucidi, OB e viaggio astrale. Come già abbiamo cercato di spiegare le volte precedenti, si tratta di stati alterati di coscienza, anche se preferisco parlare di stati non ordinari di coscienza, la cui sola differenza probabilmente sta nel fatto di disporre di quantitativi di energia differente e quindi poter spingersi a esperienze sempre un po' oltre confine. Come abbiamo già avuto modo di dire e non mi ristancherò mai di ripeterlo, là dove va l'attenzione va la nostra energia. Di conseguenza, se noi puntiamo l'attenzione su quelli che possono essere i particolari del nostro viaggio, probabilmente riusciremo a comprendere e di conseguenza a distinguere se stiamo sperimentando un sogno lucido, siamo dentro un OB o siamo dentro un viaggio astrale. Vi dico già da subito che una vera e propria linea di confine tra queste cose non c'è, e pur tuttavia ci sono alcuni particolari che ci possono meglio far comprendere in quale di questi tre tipi di condizione non ordinaria di coscienza ci stiamo trovando. Ma come al solito, prima di entrare nel dettaglio della cosa, partiamo con la nostra sigla. E allora partiamo con la prima di queste tre tipologie di esperienze, e cioè il sogno lucido. Se questa per voi comunque è la prima volta di visione del canale, sarebbe opportuno vedere i 3 step precedenti, con i quali abbiamo tracciato un percorso, una linea guida che ci ha portato fino a questo punto. Parlare dei sogni lucidi è praticamente un discorso inesauribile, infinito. Tra l'altro troverete in rete una quantità spropositata di informazioni. Quest'oggi vorrei più che altro riuscire a fornirvi qualche chicca in più sulle cose che invece sono poco accennate. E dunque, cosa possiamo fare quando entriamo dentro un sogno lucido? Naturalmente possiamo volare, naturalmente possiamo respirare sott'acqua, naturalmente ci possiamo spostare in maniera istantanea da un posto all'altro della Terra e non solo sulla Terra. Possiamo anche attraversare le montagne, non ce lo impedisce nessuno. Potremmo anche guardare la Terra dallo spazio. Nulla ci vieta, ci impedisce di vivere esperienze di questo genere. Il limite risiede sempre nella quantità di energia che ho. Cerchiamo invece di capire qualche peculiarità in più delle cose che posso fare dentro un sogno lucido. Per esempio, una delle cose più particolari che si possono fare quando si entra dentro la consapevolezza di un sogno è quella di poter parlare con le persone defunte. Non vi racconterò l'infinita quantità di informazioni e di esperienze che si possono fare quando ci si trova consapevoli nel sogno a parlare con una persona defunta. Mi limiterò a dirvi qual è quella che a mio avviso deve essere l'atteggiamento più congruo da tenere quando si vive un'esperienza di questo tipo. Siete nel sogno lucido? Avete preso consapevolezza che la persona di fronte a voi non vive più su questo piano di realtà? Bene, a questo punto dovrete fare lo sforzo di capire se la persona che sta di fronte a voi ha compreso lui che non si trova più a vivere sul piano della materia. Se vi accertate che è consapevole di questo, e allora l'unica cosa che per me ha senso è quella di chiedere: cosa posso fare io per te? Generalmente questi esseri disincarnati, quando si avvicinano ad una persona che spesso per loro è una persona cara e che lo è anche per noi, lo fanno perché hanno il bisogno, il desiderio di far arrivare un messaggio, di portare un messaggio a qualcuno, perché non hanno avuto più tempo, perché non hanno avuto il coraggio, perché non hanno avuto la forza, e una serie innumerevoli di ragioni che noi non sappiamo e che non potremmo mai sapere. Però è evidente che c'è il desiderio da parte di queste persone di trovare dei messaggeri.
a cui affidare quello che è un loro bisogno, sostanzialmente dettato da un insoluto. Naturalmente se si ha questa predisposizione, se si ha questa possibilità, il sogno lucido diventa anche uno di quei mezzi per incontrare una serie di, tra virgolette, passatemi il termine, spiriti guida, maestri invisibili, per istruirci su una serie di opzioni, di possibilità che esistono in latenza dentro ognuno di noi, ma che noi non riusciamo a tirare fuori. Questa esperienza può risultare talmente ben decodificata che al rientro da uno di questi viaggi onirici consapevoli ci si ritrova ad avere una quantità di informazioni talmente precisa e talmente dettagliata su qualcosa che era al di là della vostra conoscenza da rimanerne davvero sbigottiti. Cioè, non si fa in tempo a dire, ma io queste cose è impossibile. Per me è impossibile aver elaborato da solo questo processo. Oggettivamente devo aver fatto l'esperienza che qualcuno mi ha insegnato quello che non può essere un sogno, non può essere un sogno ordinario, non può essere un sogno normale. La mia mente non può aver elaborato un'informazione così precisa e così dettagliata, perché io queste cose non le so, non le ho lette da nessuna parte, non le ho viste da nessuna parte, non ci sono scritte da nessuna parte. Adesso vi racconto un'altra particolare sensazione che si sperimenta dentro il sogno lucido. E questo vi permetterà di distinguere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se la persona che avete di fronte e che vi sta dicendo di aver vissuto anche lui un sogno lucido ha davvero fatto di quel tipo di esperienza o si è trattato semplicemente, come avevamo già detto, di un sogno particolarmente vivo. Avete mai fatto l'esperienza in sogno di uscire da una stanza senza utilizzare la porta ma attraversando un muro? Eh sì, perché in fondo si può fare anche questo. Ma cosa esattamente si prova quando si attraversa un muro? Che tipo di sensazione ha la nostra pelle quando attraversiamo la materia in stato di sogno? Allora, questa è un'interpretazione soggettiva, quindi per ognuno è differente. Posso raccontarvi quello che ho sperimentato, che deve rappresentare un indizio, una possibilità, non certo una regola. Quando ho modo di attraversare il muro in stato onirico, quel che provo è come se attraversassi una parete di ragnatele e quindi man mano che avanzo sento letteralmente le braccia sul viso, sul torace, sul corpo, ovunque. È come se man mano che avanzo e si rompono i legami di questi filamenti, io ne percepisca non solo la consistenza ma anche il suono, il crepitare. Può essere anche descritto come una sottilissima pellicola di cellophane, per cui impattandoci contro ne sentite l'aderenza sulla pelle ed anche il suono di quando questa si strappa. Comunque è tutto qualcosa di estremamente inconsistente. Un'altra cosa molto interessante all'interno di questo tipo di esperienza è che il sogno lucido ha un limite, ha una durata e quindi ad un certo punto l'esperienza comincia ad esaurirsi. Però ve ne potete accorgere quando si sta esaurendo l'energia disponibile. Tutto diventa più lento, più denso, più impacciato. Quello è il segnale che stiamo per esaurire l'energia a disposizione. Ci sono delle maniere per prolungare l'esperienza? Sì, ruotando su se stessi, facendo delle capriole. Ruotando su se stessi non in questo senso, non funziona. Ruotando su se stessi, facendo delle capriole in avanti, dovete fare delle capriole in avanti 3, 4, 5 volte fin tanto che risentite che il vostro livello di energia è ritornato ad essere come prima e quindi poter continuare la vostra permanenza dentro il sogno lucido. Poi vi accorgerete che dopo 2, 3, 4 volte che avete rifatto questa cosa, comunque il sogno scema, l'energia a disposizione si esaurisce per ritornare ad uno stato onirico ordinario. E adesso, dopo aver fornito qualche chicca in più sulle esperienze che è possibile vivere
dentro un sogno lucido, vi do una dritta che non ho mai trovato da nessuna parte. Generalmente gli onironauti esperti suggeriscono strategie funzionali per il sogno lucido, cose che bisogna fare, e come mantenere la stabilità e via di seguito, ma difficilmente troverete onironauti che vi dicono cosa non si può fare, non dovrete fare dentro un sogno lucido. Anche questa cosa è frutto di un'esperienza personale. Ve la restituisco così come l'ho vissuta, senza rifare lo sbaglio che ho fatto io. La cosa che vi consiglio assolutamente di non fare è quella di procedere camminando all'indietro. Non fate questa cosa. Mi trovavo dentro un sogno lucido, underground, nel senso che ero probabilmente nel tunnel di una metropolitana di una grande città e ad un certo punto mi rendo conto di essere dentro questa scena del sogno, mi fermo e dico: questa è una scena del sogno, questo posto non può essere un posto della mia quotidianità. A quel punto mi nasce il desiderio di provare a avvisare anche gli altri che si trovano dentro una scena di sogno. Mi giro e comincio a camminare all'indietro dentro questo tunnel e dico dai, forza, venite, siamo dentro una scena del sogno, dai, venite, e continuo a camminare all'indietro. Cammina che ti cammina. A un certo punto, quando li vedo che mi guardano, basilico, io dico: ma questo che sta dicendo? Ma questa è un'altra storia. Loro avanzano verso di me e ho fatto già un po' di passi all'indietro. Quando mi volto non c'era più il tunnel, non c'era più la metropolitana, era completamente cambiata la scena. Sono finito in un posto orribile, ricordo perfettamente quell'esperienza e ho compreso dal primo istante che quando si procede in avanti nel sogno lucido, si procede nella consapevolezza di ciò che si sta facendo. Quando nel sogno lucido si cammina all'indietro, non si vede dove si va. Non vediamo dove andiamo a finire e questa cosa ci può portare in mondi inimmaginabili, non belli, assolutamente non belli. Solo per darvi un accenno a questa cosa, magari in qualche altra occasione aggiungerò qualche dettaglio in più, ero finito in un posto dove finiscono quelli che muoiono di overdose. C'è qualcosa di terrificante. Perché tra l'altro questi muoiono inconsapevolmente e non sanno di essere morti. È qualcosa di spaventoso. Uscire da quel posto lì per questi è praticamente impossibile. Se non impossibile, estremamente difficile. Per venire fuori da quel posto, pur non avendo mai fatto io uso di sostanze stupefacenti, mai, vabbè, non si direbbe, eppure è così, è stato difficilissimo. Ma difficilissimo. Ricordo che quell'esperienza si è prolungata sin quasi la mattina nel tentativo di venirne fuori. Ne sono venuto fuori, ma vi assicuro che è stata una delle cose più tremende che ho sperimentato. Difficilissimo, per cui occhio quando vi trovate dentro un sogno lucido, mai camminare all'indietro. Probabilmente non finirete in quel posto, ma vi assicuro che non sarà un posto piacevole. Ok, esaurito per il momento il discorso del sogno lucido, ma ce ne sarebbe da parlare per i prossimi 10 anni, passiamo all'esperienza del LOB, che è, diciamo, qualcosa che ci porta un passo più in là. LOB, Out Body of Experience, esperienza fuori del corpo, è quella condizione in cui noi ci rendiamo conto di avere una consapevolezza, una coscienza dislocata all'esterno di questo involucro. Per avere un'OB certificata, cioè per essere certi che quello che stiamo vivendo è un OB e non un sogno lucido, tra l'altro la cosa non è semplice da distinguere, specie se l'OB nasce da un sogno lucido. Ci si può tranquillamente trovare dentro un sogno lucido, poi finire dentro un OB ma non rendersi conto di questa cosa. E quindi quali sono i particolari che mi permettono di distinguere questa cosa? Illustriamo la prassi corretta, ma quasi mai questa prassi funzionerà secondo questa sequenza. Proviamo a capire come avere un'OB controllata. Lo facciamo attraverso il sogno lucido. Quindi per un po' di tempo vado a letto con l'idea, naturalmente devo essere già un sognatore lucido navigato,
vado a letto, sogno, entro in un sogno lucido. Quando sono dentro il sogno lucido, siccome mi ero dato il comando nei giorni addietro di sperimentare un'OB, mi dico, cosa faccio? Io sono dislocato da qualche altra parte, devo entrare nella mia camera da letto e vedere il mio corpo addormentato. Dovunque mi trovo, faccio mente locale per capire in quale direzione si trova casa mia e mi dirigo verso casa mia. Nel tentativo di fare questa cosa ci ho impiegato diversi mesi. Ad ogni tappa mi avvicinavo sempre di più, sino al giorno, sino alla notte in cui mi trovo finalmente dentro casa, in prossimità della stanza. Sapevo che dall'altra parte c'era il letto in cui dormivo e il mio corpo stava lì addormentato. Quindi entro in camera da letto e vedo il letto dove dormo con una persona dentro e tra me e me dicevo, quello dovrei essere io. Questo tizio mi assomiglia. Lo guardavo dall'alto, alle mie stesse dimensioni, dorme come dormo io più o meno, questo è il mio letto, questa è la mia stanza, devo essere io obbligatoriamente. Era inverno e la persona che dormiva nel mio letto, che naturalmente ero io, aveva le coperte tirate quasi tutte completamente sul viso, quindi riuscivo a intravedere la sua faccia. Ho aspettato un po', fortuna volle che in quel momento il tizio che si trovava in quel letto si è girato, nel girarsi mi ha mostrato il viso, l'ho guardato attentamente, ho visto una persona che mi assomigliava tantissimo, anche se le neuroscienze dicono che la mente è incapace di rappresentare se stessa. Adesso aggiungiamo che man mano che vi allenate come per i test della realtà, questa cosa non funziona, nel senso che con l'andare del tempo vedrete che riuscirete ad avere una rappresentazione precisa della vostra immagine. Quindi guardandovi allo specchio dentro un sogno lucido, diversamente da quello che avevamo detto le volte precedenti, o facendo l'esperienza di vedere il vostro corpo addormentato nel letto, quel che vedrete è un'immagine estremamente somigliante al ricordo dell'immagine che avete di voi. Diciamo quasi perfettamente sovrapponibile. Quindi questo è uno degli elementi che permette di fare questa distinzione in maniera consapevole, cioè riuscire a vedersi nel letto addormentati. Se il vostro corpo è là e la vostra coscienza è dislocata da qualche altra parte, naturalmente non potete fare altro che constatare che questa è un'esperienza fuori dal corpo. La vostra coscienza è dislocata altrove. Ma la cosa può essere ancora più articolata. In un'altra esperienza di Hobbe ricordo perfettamente che mi trovavo su un molo e stavo pescando. Nel mentre che pescavo mi sono reso conto che quella era una scena di sogno e quindi ed ero rimasto lì con la canna in mano, un po' sbigottito, non sapendo che cosa fare. Avendo già sperimentato abbastanza nel mondo del sogno lucido, non mi andavo quella volta di volare, di andare da qualche altra parte, volevo fare qualcosa lì, in quel momento dove mi trovavo, e mi sono detto tra me e me, perché non provare a fare una di quelle pescate eccezionali che non mi riesce mai di fare nella vita da sveglio? Adesso provo a fare un lancio e mandarla dove c'è uno di questi pescioli. Nel momento in cui vado a fare il lancio, insieme all'esca, all'armamento, viene lanciata anche la mia consapevolezza. E quindi, in qualche modo, un doppio di me viene lanciato verso il mare. E la cosa molto particolare è che il doppio in qualche maniera seguiva il piombo. Io vedevo il piombo e percepivo questa presenza. Di là c'era questa presenza che osservava me sul molo e via via diventava sempre più piccolo perché si allontanava. Arrivata a un certo punto questa presenza si ferma e fa cadere il piombo in mare in un certo punto e quasi facendomi capire
che in quel punto avrei preso il pesce dei miei sogni. Quindi ho avuto per quella manciata di secondi la percezione di una consapevolezza che stava sul molo a pescare e di un altro me che era dislocato da qualche altra parte e che seguiva l'esca fino al punto esatto dove avrei preso la preda dei miei sogni. A quel punto io guardo questo mio doppio, lui guarda me, ci guardiamo e rimango un po' basito e mi dico, ma che cazzo, questa cosa è del tutto incredibile. Ho capito che era una particolarissima esperienza di ulteriore dislocazione. Pensate che sia finita qui? No, affatto. Oltre alla presenza che stava sul molo e al tizio che stava seguendo l'esca, ebbi per una manciata di secondi la visione d'insieme della scena, cioè c'era un terzo me che era dislocato in alto fuori e che stava osservando due corpi energetici, uno fermo sul molo e uno fermo in mezzo al mare nel punto dove era caduto il piombo. Questa terza consapevolezza, che era sempre parte integrante dell'esperienza, che stava osservando la scena d'insieme. Quindi ero dislocato in 3 posti contemporaneamente. Naturalmente non chiedetemi spiegazioni rispetto a questa cosa, perché non ne ho, anche perché potrebbero essere spiegazioni non attendibili. Provate a immaginare come stava combinata la mia cartella clinica. Ma questa è una storia di cui preferirei non parlarne. Diverse dislocazioni della coscienza. Questo è uno di quegli elementi che vi possono permettere di comprendere cos'è un hobby. Solo questo? No, naturalmente ce ne sono degli altri. Durante un hobby quello che cambia è la percezione dello spazio e del tempo e cambia in una maniera diversa dallo stato di sogno lucido. Per lo spazio cosa vuol dire? Che io posso sperimentare 2 piani in realtà contemporaneamente tra loro differenti o percepire lo spazio in cui mi trovo in una maniera del tutto diversa da quel che normalmente faccio. Ad esempio, noto che non sono in uno spazio tridimensionale. Questo non lo fate nel sogno lucido. Questo nel sogno lucido non accade, ve lo posso garantire. Lo fate se siete in un hobby. Quando ebbi modo di fare questa esperienza, notai che lo spazio in cui ci muoviamo non è affatto uno spazio tridimensionale, è invece uno spazio bidimensionale. Noi ci muoviamo in un universo bidimensionale, o meglio, le cose si muovono su un universo bidimensionale. Noi siamo esterni a questo spazio, ne stiamo osservando gli sviluppi. È molto difficile spiegare questa cosa, dovrei dedicare un'intera sezione a questo argomento. Magari se vi interessa scrivetemelo nei commenti, proveremo a fare uno speciale proprio su questa cosa qui. Per grandi linee possiamo dire questo: noi abbiamo l'impressione di muoverci in uno spazio tridimensionale, in realtà non è così. Da quello che ho potuto osservare, sono gli elementi del mondo a muoversi su un piano bidimensionale e noi siamo semplicemente gli osservatori esterni, una coscienza dislocata da qualche altra parte che non posso descrivere come è fatta perché non abbiamo i termini, non c'è un linguaggio, non avendo fatto questa esperienza noi non abbiamo un linguaggio, dei termini congrui a descrivere questa cosa. È come se un essere bidimensionale viene portato fuori. Se voi avete letto Flatlandia, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, è come se un essere preso da un piano bidimensionale viene portato fuori da questo piano e poi rimesso su quel piano e prova a raccontare agli altri la caverna di Platone. Quando quel tizio si libera, esce fuori e scopre che il mondo non è quello delle ombre rappresentate sulla parete della caverna, prova a raccontare agli altri come è fatto, ma viene preso per pazzo, perché non ha i termini. Chi non ha fatto quell'esperienza non lo può sapere perché non ha visto, non sa e soprattutto non può credere che esiste questa possibilità. E allora, sempre tra virgolette, con tutti i limiti della cosa, quello che ho potuto osservare è che noi siamo degli osservatori esterni. Tutta la realtà è come la proiezione su un enorme piano bidimensionale, gli oggetti si muovono su questo piano
In realtà quindi non è che c'è una vera rotazione, c'è semplicemente una rappresentazione della rotazione, del movimento, ma l'oggetto di per sé è un oggetto bidimensionale, la realtà è una realtà bidimensionale. Noi semplicemente abbiamo una coscienza dislocata da qualche altra parte che osserva questa cosa e ha l'illusione dello spazio e del tempo. Perché in quella condizione lo spazio-tempo non funziona secondo le regole che noi conosciamo. Il tempo, per esempio, è onnipervasivo, onnicomprensivo, è dappertutto. Noi qui abbiamo una percezione del tempo che procede secondo una linearità che è scandita da passato, presente e futuro, viene da e procede verso cosa non sappiamo. Ma in realtà non è così, e anche molti popoli del sogno non hanno questa stessa visione del tempo. Di là, durante le esperienze di Hobbes, il tempo è semplicemente una possibilità di accesso ad un punto qualunque. Quindi, se io volessi raggiungere il 4652 o il 32.000 o il 345.000 a.C. o sulla Terra 1 milione di anni fa o tra 1 milione di anni, questa cosa, se siete in un Hobbes, la potete fare, non la potete fare in un sogno lucido. Proviamo a dare una rappresentazione del tempo in questi termini. Perfetto, quando si è in un Hobbes, la visione è a 360 gradi. Potete guardare davanti, di dietro, a destra, a sinistra, sopra o sotto, contemporaneamente. Siete come in una bolla di percezione, in una sfera di percezione. A quel punto, se io volessi andare nel 2500 a.C., è una possibilità, mi aggancio a questo punto, è una possibilità che ci ho portato di mano. Ma la stessa cosa se voglio fare 5200 d.C., 14.900, tra 1 milione d'anni, cioè mi posso agganciare perché vedo queste opzioni di connessione presenti contestualmente, in quell'istante. Posso agganciarmi a qualsiasi posizione del tempo perché è lì a portata di mano, non devo fare niente, basta solo prendere quella possibilità. È una cosa spettacolare, fantastica. Ora, descrivere la percezione dello spazio e descrivere la percezione del tempo durante un'esperienza di Hobbes, voglio sottolineare che è qualcosa di estremamente personale. Questa è un'interpretazione dell'esperienza vissuta di là. Le interpretazioni sono in funzione del background che si è raggiunti. Quindi più informazioni riuscite ad accumulare, più dettaglio avrete nella descrizione della scena. Ma è una descrizione e quindi il descrivere un luogo, ma non è il luogo, è il meglio che la mia mente ha saputo fare nel trasdurre l'esperienza tra la consapevolezza dislocata nell'Hobbes e quando la stessa consapevolezza risiede nel corpo fisico. È la mente che fa da ponte fra queste due entità. Un'altra cosa che si può sperimentare durante un Hobbes, potete fare un'esperienza simile anche nel sogno lucido, ma non con lo stesso dettaglio. Adesso vi faccio capire. Quando si prova a fare una trasduzione degli stimoli dei nostri sensi, durante il sogno lucido i colori, i sapori, gli odori, le percezioni dei sensi sono differenti, molti. Questa cosa è ormai un dato assoluto, molti lo sanno, molti l'hanno sperimentato, tutti fanno questo genere di esperienza. Cioè i colori sono più brillanti, c'è più luce, i profumi sono più intensi, i sapori sono diversi e via dicendo. Quando sono in un Hobbes si aggiungono degli stimoli ulteriori a questa cosa, e cioè i colori hanno anche un sapore, gli odori hanno anche un colore. Questo processo, che non è assolutamente così stravagante come sembra, in realtà viene sperimentato da alcune persone ordinariamente, normalmente. Sono individui che si dice essere affetti, come se avessero una malattia, ma in realtà loro sono quelli giusti, siamo noi quelli ad essere sbagliati perché non viviamo questo tipo di esperienza. Dentro di loro vi è la possibilità di sovrapporre diversi stimoli. E quindi quando questi individui assistono ad un concerto,
lo stimolo sonoro che ricevono, la musica che ascolta può avere anche un sapore. Questa condizione nell'Hobbe la si può sperimentare. Queste sono solo alcune delle indicazioni che possiamo tenere a mente per distinguere se abbiamo fatto quel passetto in più per andare dal sogno lucido all'Hobbe. Un pacchetto di energia ancora più in là e ci si sposta dall'Hobbe al viaggio astrale. Quali sono le cose che distinguono a questo punto il viaggio astrale dall'Hobbe? Mentre con l'Hobbe abbiamo visto possiamo esperire condizioni assolutamente particolari del mondo intorno a noi, c'è un'alterazione dello spazio-tempo, degli stimoli sensoriali, c'è un'alterazione praticamente di ogni cosa. Nel viaggio astrale abbiamo invece una interazione con il mondo intorno a noi. Cosa vuol dire questo? Questa è ancora una cosa, questa è ancora più complicata. È troppo facile riempirsi la bocca dicendo ho fatto un'esperienza di viaggio astrale, ho vissuto un viaggio astrale. Sì, ma un viaggio astrale per essere tale deve avere dei riscontri oggettivi, cioè il lavoro che avete fatto in astrale deve avere delle ricadute precise di qua, inconfutabili, se no non è un viaggio astrale, è un sogno lucido o è un Hobbe. E allora cosa vuol dire avere delle ricadute oggettive? Vuol dire che il vostro corpo energetico, il vostro doppio, aveva tanta energia disponibile a disposizione da essersi cristallizzato fino al punto in cui i suoi atti sono diventati visibili anche sul piano ordinario. Visibili sul piano ordinario vuol dire che qualcuno vi ha visto fisicamente, o che uno dei vostri atti compiuti in astrale ha una ricaduta oggettiva su questo piano. Badate bene, non è così fantascientifica come sembra questa cosa. È che probabilmente, allora, se la spieghiamo secondo la metrica del sistema di credenze a noi più congruo, più vicino, probabilmente l'accettiamo. Se la spieghiamo secondo un'altra metrica, questa ci risulta difficile da accettare, da capire e da accettare. Che vuol dire? Per esempio, le esperienze di bilocazione di noti mistici come Padre Pio, come Natuzza Evolo di Paravati, cosa sono se non esperienze di astrale? Cioè la bilocazione dei santi come la considerate voi? Il vedere una persona contemporaneamente in due posti differenti. È chiaro che quello o è da una parte o è dall'altra. Se è visibile in due posti differenti, da persone differenti nello stesso tempo, quale delle due unità è vera? No, sono vere entrambi. Solo che da una parte c'era lui in carne e ossa, dall'altra parte c'era sempre lui col corpo energetico, cristallizzato fino al punto che questi si è reso visibile agli altri. Questo per esempio è un buon esempio di viaggio astrale. Naturalmente noi tendiamo a credere, tendiamo a prendere per buone queste esperienze di viaggio astrale da parte dei mistici a noi noti, dei personaggi a noi noti, ma ci sono innumerevoli esempi di persone che sperimentano questa condizione. Posso fare innumerevoli esempi di individui che in altre culture hanno vissuto questo tipo di esperienza. Un paio di casi fra tutti, per esempio Alcenero, il famoso sciamano indiano, cugino di Toro Seduto. Lui fece le esperienze di viaggio astrale in cui fu visto contemporaneamente in due posti diversi. Tra l'altro, quando venne in Europa a seguito del circolo di Buffalo Bill, era in giro con questa tournée e in quei giorni lui fu visto all'interno dei membri
all'interno della sua tribù, ma si trovava ospite a casa di alcuni personaggi in Europa, adesso non ricordo esattamente se in Francia. Quindi com'è possibile questa cosa? Semplicemente perché avevo fatto un viaggio astrale. Altro esempio che mi viene in mente, quando il famoso antropologo peruviano Carlos Castaneda andava a trovare nel deserto di Sonora, dagli Stati Uniti al Messico, andava a trovare il suo benefattore. Siamo negli anni 60 e in quegli anni non c'erano telefoni, non c'erano cellulari, soprattutto nel deserto di Sonora dove viveva questo Indios Yaqui. Quando lo andava a trovare, lui tutte le volte, per chi ha letto l'intera saga di Castaneda, lui ogni volta che l'andava a trovare trovava il suo benefattore, Don Juan in questo caso, se lo trovava lì, tutte le volte. Ma questo come faceva a sapere che Carlos Castaneda sarebbe andato a trovarlo? Perché quest'uomo, essendo un valente sciamano, un valente stregone, un valente uomo di conoscenza, era in grado di dislocare il suo doppio ed avere la visione dell'arrivo di Carlitos. E si faceva trovare in quel posto, al luogo convenuto. Questo è un altro esempio di viaggio astrale, ma di questi ce ne sono innumerevoli e che purtroppo, non conoscendoli noi all'interno della nostra cultura, non li abbiamo mai fatti nostri. Conosco persone che in sogno hanno esperienze di viaggio astrale in quanto decidono di incontrarsi in un determinato luogo e vivere determinate esperienze. Due persone che vivono in posti differenti, distanti fra di loro, decidono di darsi un appuntamento da qualche parte e quella notte si incontrano facendo delle cose. Il giorno dopo, quando si risentono per telefono, raccontandosi i dettagli del sogno, si accorgono che c'è perfetta coincidenza. Quindi davvero il loro corpo energetico si è incontrato in quel posto e hanno fatto determinate cose. Siccome c'è una verifica da parte di entrambi che questa cosa è successa, si può dire che c'è stato un viaggio astrale. Ma anche quando si compie un'azione e oggettivamente questa cosa la potete verificare poi quando vi svegliate. Quali sono queste azioni? Il vostro corpo energetico si è talmente cristallizzato che avete spostato un oggetto. Cioè durante il sogno, durante l'esperienza di astrale avete preso l'oggetto da una parte, l'avete messo da un'altra e poi la mattina effettivamente quell'oggetto lo trovate spostato. Oppure siete andati in astrale, siete andati a trovare una persona, questa persona l'avete tirata per un braccio per farla venire con voi a vivere una determinata esperienza, poi la mattina dopo chiamate questa persona per telefono e gli dite: senti, guarda che questa notte ti ho chiamato, e lei dice: ah, allora eri tu che mi tiravi, ho sentito che qualcuno mi tirava per un braccio, ma non riuscivo a capire che cosa stava succedendo, mi ero quasi svegliata. Ho continuato a dormire pensando che si trattava solo di un sogno. No, in effetti si era verificato uno di questi viaggi astrali, cioè il vostro corpo aveva sufficiente energia per poter far vivere una sensazione reale a quella persona. Il viaggio astrale, di cui tanto si sta parlando in questi ultimi tempi, è la cosa più vecchia del mondo. In effetti nasce con l'uomo. In molte culture primitive, in molte culture animiste, esistevano queste figure, gli sciamani, che erano i mediatori tra questo e l'altro mondo. Il viaggio sciamanico che cos'è? È un'esperienza di viaggio astrale. Quindi tutte quelle volte che noi abbiamo sentito dire o abbiamo in qualche maniera letto di sciamani che viaggiano negli inframondi e negli ultramondi alla ricerca dell'anima perduta del membro della loro tribù per guarirlo, perché quel tizio si è ammalato, non perché ha un male fisico, o meglio, il male fisico ce l'ha, ma è il riflesso del male che ha avuto nel corpo energetico. Quindi quando lo sciamano fa i viaggi negli inframondi e negli ultramondi e va alla ricerca del corpo energetico
del proprio caro o del membro della sua tribù, lo cerca in questi mondi e lo riporta indietro e lui guarisce. Che cosa è successo? Ha fatto un viaggio, ha fatto un vero e proprio viaggio astrale. Ci sono una quantità incredibile di racconti di questo tipo, tra l'altro ben documentati, che attestano come da sempre questa possibilità è nelle corde dell'uomo, magari non nelle corde dell'uomo moderno, ma è sempre stata nelle corde dell'uomo. Quindi facciamo un riepilogativo delle cose che abbiamo visto fino a questo momento. Il sogno lucido è quello in cui siamo consapevoli che stiamo sognando. L'OB è quando la nostra coscienza viene dislocata da qualche altra parte, abbiamo una percezione che sta fuori di noi, con una modifica di tutti gli stimoli dello spazio, del tempo, stimoli sensoriali eccetera. Il viaggio astrale è quell'ulteriore passo che ci permette di far sì che questa coscienza si cristallizzi in un corpo energetico in grado di interagire direttamente con il mondo ordinario. Su questi 3 livelli si giocano molte delle nostre esperienze, che il più delle volte sono spontanee e incontrollate. Altre volte invece, per chi si dedica allo studio, alla comprensione di questi fenomeni, possono diventare strumenti di cui disporre ed avere qualche freccia in più per la comprensione di quanto c'è intorno a noi. L'esperienza del viaggio astrale potrebbe configurarsi come lo step ultimo oltre la quale non è possibile andare, un'esperienza oltre un confine che risulta davvero difficile oltrepassare, ma in realtà non è così. E siccome la mia reputazione di salute mentale a questo punto è già bella che è andata, vi accennerò per questa volta solo ad un ulteriore step, questo solo per farvi capire che davvero le esperienze dall'altra parte possono essere praticamente infinite. Al di là del viaggio astrale c'è quella condizione che viene chiamata in alcuni sistemi di conoscenza il sognare da sveglio. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire semplicemente che tecnicamente sono sveglio, ma le esperienze che vivo sono come quelle nei sogni. Evitate di comporre il numero e richiedere un TSO urgente. Ve ne parlerò in un'altra occasione, cercheremo di capire meglio che cos'è questa cosa. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunghissima carrellata di informazioni. Prima di lasciarvi però volevo salutarvi suggerendovi un qualche lettura utile. Su sogni lucidi, OB e viaggi astrali direte voi. No, manco per niente, che mi frega, tanto di questa roba ne trovate quanta ne volete in rete, c'è veramente l'impossibile. No, quel che mi preme fare invece è fornirvi degli strumenti conoscitivi per apprendere come funzionano certe esperienze, come vengono lette certe esperienze in culture differenti dalla nostra. Perché questa cosa ci permette di accettare quello che per noi è l'inaccettabile. Altri lo vivono come se fosse il tutto ordinaria questa roba qui. Per loro rientra all'interno delle loro possibilità, quindi non si fanno nessun problema, sarà vero, è possibile, non è possibile. No, per loro è così, punto e basta. E quindi qualche lettura in questo senso ci può tornare utile. Non fosse altro per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze. Di che lettura si tratta? Dunque, ne avevamo fatto accenno poco fa, un libro bellissimo che voglio suggerirvi è questo, Al Cenero parla, questo famoso arcinoto sciamano indiano di cui ultimamente si sta parlando per un processo di beatificazione. Questo indiano negli ultimi momenti della sua vita si è convertito al cristianesimo e ha anche battezzato alcuni indiani all'interno delle riserve prima di morire. Ma non è che i talenti li avesse avute a seguito della sua cristianizzazione. No, moltissime delle esperienze che aveva vissuto, alcune veramente straordinarie, sbalorditive, li ha vissute ben prima di essere battezzato. Questo è quello che possiamo considerare il San Francesco degli indiani d'America. Leggere il libro della storia di Al Cenero vuol dire proiettarci all'interno di un mondo che purtroppo ormai non c'è più. Un'intera cultura sterminata
a suon di pallottole. Sempre per rimanere in tema di indiani d'America, vorrei suggerirvi un libro sorprendente di Enzo Braschi, il mitico paninaro degli anni '80, La conoscenza segreta degli indiani d'America, un mondo al contrario. Dentro questo libro viene raccontato una figura molto singolare che si chiama Heyoka. L'Heyoka è il sacro pagliaccio, una persona che dedica la sua vita, più che dedica la sua vita, che passa la sua vita lavorando, comportandosi al contrario. Questo è il mondo del contrario, al contrario di come si fa normalmente, e cioè si lava con la sabbia, si asciuga con l'acqua, d'estate esce coperto di pelli di bisonte, d'inverno esce nudo sulla neve, quando c'è un matrimonio lui piange, quando c'è un funerale lui ride e via di seguito così. Quando qualcuno gli chiede hai dei figli, lui risponde no. Cioè una persona che veramente fa uno sforzo incredibile per rammentare al resto della comunità che noi viviamo dentro una realtà duale, e quindi se c'è qualcuno che ride, se tutti ridono, lui ci ricorda che al mondo c'è qualcuno che sta piangendo. Benissimo. L'ultimo libro che vi voglio consigliare, che è un caposaldo delle culture animistiche primitive in giro per il mondo, e l'ha scritto il più noto, il più famoso e noto storico delle religioni del Novecento, che è Mircea Eliade, Lo sciamanesimo e le tecniche dell'estasi. In questo librone potrete vivere una carrellata di quelle che sono state le esperienze, gli incontri più significativi di questo studioso con i vari sciamani in giro per tutti i 4 angoli del pianeta: sciamani africani, sciamani indiani, sciamani tungusi. Mircea Eliade per molti anni ebbe modo anche di fermarsi all'interno di un ashram dove praticò lo yoga sciamanico, dove praticò una forma di yoga sciamanico, e quindi acquisì non solo una conoscenza accademica dell'argomento, no, ne fece un'esperienza diretta sul campo, descrivendo con dovizia di particolari tutte quelle che furono le esperienze più significative a cui ebbe modo di assistere e per cui ne diede una personale interpretazione. Adesso l'anticipazione di quello che sarà l'argomento della prossima volta. Sull'email del canale ho avuto la richiesta per dare qualche elemento in più su quelli che sono alcune tipologie di sogni, ma non poteva essere diversamente. E stiamo parlando dei sogni di precognizione, dei sogni di divinazione e degli incontri significativi. Cercheremo di fornire qualche dettaglio interpretativo di questa condizione, come viene a sposarsi con la visione di un universo olografico. Tra l'altro questo argomento ci permette benissimo di agganciarci a una delle esperienze più significative che ho fatto durante un sogno lucido, in cui mi è stata illustrata con dovizie di particolari una pratica mantica del tutto sconosciuta. Prima di condividere questa informazione ho fatto diverse ricerche, ho passato molto tempo a leggere una quantità, vi assicuro, sproporzionata di materiale in rete. Non ho trovato in nessun luogo informazioni inerenti a questa pratica mantica, una pratica per interagire con gli elementi del mondo. Sì, perché sostanzialmente le pratiche mantiche sono il corrispettivo nella veglia di quello che noi facciamo durante il sogno. Niente di più plausibile, dunque, che quando stiamo di là, chi sta di là meglio si preoccupa di promuovere delle metodologie utili a quando siamo nella condizione di veglia, per poter accedere alle informazioni che risiedono nell'universo olografico e che vengono catturate tramite i sogni di divinazione o i sogni di precognizione. Ecco che è una pratica mantica di cui non se ne sentiva assolutamente il bisogno, perché ce ne sono una quantità sproporzionata, ma visto che gratuitamente mi è stata data, gratuitamente ve la restituisco, nella speranza che altri tra di voi ne possono trarre degli utili insegnamenti. Adesso un abbraccio caro a tutti
e se prima non vengo rinchiuso da qualche parte ci vediamo la prossima volta. Ciao!